Alyx, Alyx e ancora Alyx. Non sento parlare di altro, sia da neofiti della VR, ma soprattutto da gente che dice di giocare in VR già da un po'. Eppure non fanno altro che parlare di Alyx, che, attenzione, è sì uno dei migliori giochi mai sviluppati in VR. Ma se pensate che sia il migliore, vi sbagliate di grosso. E se avete aperto questo video vorrete sapere quali sono questi giochi che sarebbero meglio di Alyx e soprattutto in cosa sarebbero meglio. In poche parole, quasi in tutto. Non avranno sicuramente la fisica di Half-Life Alyx, ma in fatto di grafica, storia, ma soprattutto gameplay, possono offrire esperienze più appaganti. Vi ricordo che per tutti i giochi in elenco potete usare i miei codici per poterli acquistare scontati. Disattivate l'adblock, ricaricate il video con le pubblicità e salpiamo alla scoperta dei 5 giochi VR migliori di Half-Life Alyx. Partiamo da Lone Echo 1 e 2, solo sullo store Oculus per PC VR. Il primo capitolo risale al 2017 e capirete quindi che un comparto grafico del genere era raro se non unico da trovare in un gioco VR. Racconta la storia del capitano Olivia Rhodes. Mentre si trova nell'orbita di Saturno si verifica una strana anomalia. L'obiettivo è quello di analizzarla per capirne la natura e quali potrebbero essere le conseguenze qualora dovesse manifestarsi qualche strano fenomeno. Con l'aiuto di Jack, un robot dotato di intelligenza, nonché personaggio che siamo chiamati a interpretare, dovremo occuparci di svolgere alcuni compiti dentro e fuori dalla nostra nave. Nel primo capitolo scopriremo la natura e l'origine di questa anomalia, mentre nel secondo, rilasciato nel 2021, scopriremo cosa c'è al suo interno. Grafica, a parere mio, non ancora pareggiata da nessun altro gioco. Fisica estremamente curata, forse al pari di quella di Alyx, ma in assenza di gravità, e meccaniche di movimento uniche, visto che non si cammina, non si salta, ma si sfrutta l'intero ambiente per muoversi a gravità zero. I have a visual on the anomaly. It seems to be growing more unstable. Arctica 1, sviluppato e rilasciato nel 2017 da 4A Games. Esatto, proprio quelli di Metro. Tanto che Arctica è il primo vero Metro della VR. Ambientazione del tutto simile, ma sistema di movimento solo con teletrasporto e su spot predefiniti. Detto così può sembrare un difetto, ma è una componente chiave per un genere di gameplay che esiste in pochi altri giochi. E Arctica 1 è stato il precursore. Uno sparatutto che a tratti ricorda Time Crisis, in cui bisogna gestire i tempi di fuoco e copertura saggiamente, se non si vuole finire vittima dei colpi dei nemici in pochi secondi. Aggiunge ambientazioni buie, in rovina e piene di mostri, simili a quelle presenti in Metro, alcuni enigmi ambientali e sfide boss avvincenti. Graficamente eccellente ed è uno dei migliori shooter arcade che si possano giocare in VR. Anche qui siamo in presenza di un'esclusiva Oculus degli anni d'oro della VR e solo su PC. Nel 2019 è stato rilasciato Stormland, sviluppato da Insomniac Games. Qualche mese fa era sparito dallo store, non era più possibile acquistarlo e solo chi lo aveva già in libreria aveva ancora la possibilità di giocarlo. Un capolavoro che si credeva ormai perso, ma che qualche tempo dopo è riapparso sullo store Oculus, sul quale è in esclusiva e dove attualmente si trova, quindi approfittatene. Non avrei mai pensato di potermi commuovere giocando a un titolo nel quale i protagonisti sono dei robot. Gli ambienti ricordano i mondi alieni alla No Man's Sky, ma durante tutto il gioco passeremo dalla terraferma a isole enormi nel cielo, dove mostri volanti giganti affondano e riemergono tra le nuvole, e dove potremmo vivere l'esperienza di volare liberamente. Non voglio spoilerarvi nulla, ma è uno dei giochi VR più longevi mai realizzati e con tante missioni secondarie da seguire che si intrecciano con quelle principali. Avvincente, avventuroso, nostalgico, tenero. Un mix di tante emozioni che mai avrei pensato potessero scaturire da un solo gioco e soprattutto da freddi robot che in realtà mostrano molte sfaccettature della natura umana. Un pezzo di storia della VR da avere assolutamente.
Forse conoscete Twisted Pixel Games per giochi come Wilson Heart e Path of the Warrior, giochi che meritano di essere giocati ma non come la loro opera migliore, Defector. Rilasciato nel 2019, Defector vi mette nei panni di un agente segreto in missione in alcune delle location del mondo tra le più famose per le classiche storie da 007. Dovremmo ricercare i pezzi di un'arma segreta che potrebbe distruggere il mondo e per farlo dovremmo farci strada volando con una supercar da un aereo all'altro mentre tutto va a fuoco, affrontare combattimenti corpo a corpo, perfino rubare l'elemosina dal piatto di un povero mendicante. Eh sì, tutto pur di raggiungere il nostro obiettivo. La grafica è un mix pazzesco di semi-realismo e cel shading, con effetti grafici incredibili, scene da film d'azione hollywoodiani, ottimo mix di meccaniche delle armi tra arcade e fedeltà. Se ne parla sempre troppo poco di questo fantastico gioco che, per me, è uno tra i migliori che potrete mai giocare in VR. You're going to need it. Torniamo nel 2017 con Robinson The Journey. Eh sì, e fino al 2019 sono stati quelli gli anni d'oro della VR. Parliamo di una storia incredibile, un'avventura che ci porterà su un mondo alieno, dove la vita è esattamente come lo era nel nostro pianeta preistorico, pieno di bestie enormi che dominavano la Terra. Un mondo dove un bambino, Robinson, in seguito a un incidente durante un viaggio di una nave generazionale che trasporta umani in viaggio per il cosmo in cerca di un nuovo mondo da abitare, giunge su Tyson 3. È da solo, può contare sull'aiuto di un drone parlante dotato di intelligenza, ma nonostante ciò è ben addestrato per portare a termine alcune imprese che solo un survivalista potrebbe fare. Lo scopo è quello di trovare i sopravvissuti dell'incidente dell'Esmeralda, ma la natura preistorica e immortale del pianeta renderà questo obiettivo arduo e imprevedibile. Storia avvincente e con un finale commovente che lascia spazio anche a un seguito, il quale però non è mai stato nemmeno discusso o preso in considerazione, quindi al momento è tutto qui. Grafica spettacolare, gameplay simile a Jurassic World Aftermath, dove potremmo solo nasconderci e fuggire dai pericoli che ci braccheranno continuamente, ma con ambientazioni che ricordano più i 2 capitoli di Dino Crisis, con giungla lussureggiante e strutture tecnologiche abbandonate, e ciliegina sulla torta, interamente doppiato in italiano. Dovrete prendere un po' di familiarità con le meccaniche di movimento, unico grosso difetto di questo gioco che si porta dietro le stesse meccaniche tipiche dei giochi di quegli anni, ma una volta acquisite non ci farete più caso. Disponibile solo su PC VR, sullo store Oculus e Steam VR. Forse non avevate mai sentito parlare di questi giochi, soprattutto se siete novizi della VR, e scommetto che se ne avete sentito parlare non li avete ancora giocati. E quindi ecco perché Alyx è il vostro gioco preferito. Sono certo che dopo che avrete giocato questi, non so se sarete ancora della stessa idea. Fatemelo sapere tra i commenti. Trovate il link per l'acquisto di questi giochi a prezzo scontato e ricordate, sono solo giochi PC VR e non possono essere giocati su visori Quest senza un PC e non necessariamente ultra performante. Parliamo sempre di giochi che vanno dal 2017 al 2019 circa. Grazie per essere giunti fino alla fine di questo viaggio e aver guardato il video per intero. Molti di voi guardano i video e seguono il canale, ma non sono ancora iscritti. Quindi, forza! Cosa state aspettando? A voi non costa nulla, ma è molto importante per il canale. Quindi iscrivetevi. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia. Un saluto marmaglia. Ho ho!